Il cimitero monumentale di Staglieno, costruito tra il 1844 e il 1851 ad opera di Carlo Barabino e Giovanni Battista Resasco, con i suoi 330.000 metri quadri, è uno dei cimiteri monumentali più grandi d'Europa. Definito da Hemingway una delle meraviglie del mondo, nell'Ottocento folgorò nomi illustri, quali Guy de Maupassant, Nietzsche e Sissi. Al pari di un museo a cielo aperto, fonde gli stili tipici del neoclassicismo, romanticismo, simbolismo, realismo e déco, rappresentando la borghesia genovese del XIX secolo. Lungo i porticati che si snodano dall'ingresso principale, dove spicca la colossale statua della Fede, alta 9 metri, ci si imbatte in capolavori scultorei, i cui minuziosi particolari raccontano la vita dei defunti, ispirandosi alla nuova arte della fotografia. Il percorso continua lungo una collina tra cipressi secolari che delimitano le tombe, i mausolei ed i monumenti, quasi a preservarli dalla frenesia della città. Nomi illustri vi sono sepolti: Giuseppe Mazzini, Ferruccio Parri, presidente del Consiglio, Gilberto Govi, attore, Federico Sirigu, pittore, Michele Novaro, compositore della musica dell'Inno d'Italia, Edoardo Sanguinetti, poeta, Nino Bixio, la moglie di Oscar Wilde, Constance Lloyd, Fabrizio De André e molti insigni personaggi della città. Staglieno ospita, attraverso una mirabile sintesi ecumenica, spazi riservati a differenti confessioni: cattolica, protestante ed ebraica, includendo anche una sezione britannica. Un reparto dedicato alle forze dell'ordine ed ai caduti della spedizione dei Mille. Santo Varni decide di creare un'opera imponente. La statua è infatti alta ben 9 metri, quale presentazione del grandioso cimitero, e di collocarla proprio nel centro dell'ingresso principale, lungo l'omonimo viale. L'opera monumentale richiese ben 10 anni di lavoro e fu scolpita direttamente a Carrara, luogo dell'estrazione del marmo. Essa è costituita da 3 blocchi separati e montati successivamente a Genova, l'11 dicembre 1875. Purtroppo durante i lavori di trasporto, vista l'imponente mole, fu richiesto l'aiuto dei passanti ed uno di questi perì in seguito alla caduta di un blocco dal carrello trasportatore. La statua, che inizialmente venne denominata Statua della Religione, prese spunto da una modella abitante a Pantema, nell'entroterra genovese, Luigina Traverso. Per questo la ragazza divenne famosa ed ancora oggi vi ha posta una targa commemorativa davanti a quella che fu la sua abitazione. Nell'opera Innocents Abroad or The New Pilgrim Progress del 1869, lo scrittore americano Mark Twain dedica un capitolo al cimitero di Staglieno. L'ultima visita fu quella al cimitero, un luogo di sepoltura pensato per accogliere 60.000 corpi e di cui continuerò a ricordarmi quando mi sarò dimenticato dei palazzi. È un vasto porticato di marmo a colonne
che si sviluppa intorno ad un grande quadrato di terreno vuoto. Il suo ampio pavimento è di marmo e su ogni lastra c'è un'iscrizione, perché ogni lastra copre un cadavere. Su ciascun lato, dal momento che si cammina al suo interno, ci sono monumenti, tombe e figure scolpite che sono piene di grazia e bellezza. Esse sono nuove ed immacolate come la neve. Ogni contorno è perfetto, ogni forma è priva di mutilazioni, crepe o imperfezioni. Perciò questa imponente schiera di affascinanti forme è per me di gran lunga più piacevole della statuaria danneggiata e squallida che hanno salvato dalla rovina dell'arte antica e collocato nei musei di Parigi per venerazione del mondo. La finitezza della vita e i suoi simboli a Staglieno vengono allegoricamente rappresentati dalla clessidra, spesso raffigurata con le ali, dalla civetta, animale notturno da secoli popolarmente associato al concetto di morte, così come dalla colonna spaccata, quale sinonimo di vita spezzata. La tomba di Tommaso Pellegrini, un commerciante di gioielli che fece la sua fortuna in America, è caratterizzata da un articolato gruppo scultoreo dal chiaro intento encomiastico. Oltre alla rappresentazione realistica del defunto, che troneggia seduto in cima al gruppo, ritroviamo alla sua sinistra la raffigurazione allegorica di una delle sue virtù, la misericordia. Quest'ultima appare nell'atto di offrire un obolo ad un mendicante cieco, a segno della grande magnanimità del Pellegrini. Come racconta infatti la stessa epigrafe posta sulla tomba, egli donò l'ingente somma di 10.000 lire dell'epoca ai ciechi che vivevano in povertà. Sul lato destro viene raffigurata da Domenico Carli, lo scultore, una bambina intenta a mandare baci al defunto, come segno di affetto e gratitudine. Di fronte alla piccola, in chiara contrapposizione simbolica, troviamo seduto il citato mendicante. Di fianco a lui appare raffigurata di spalle la vedova, nell'atto di scrivere l'epigrafe. Vicino a lei un bimbo che dona una corona al benefattore. Notevole la differenza tra le vesti del cieco, malconce, logore rattoppate, e quelle della bambina, col vestitino della domenica, dove pizzi e merletti vengono raffigurati con dovizia di particolari. All'interno del cimitero monumentale di Staglieno troviamo le statue rappresentanti le 3 virtù capitali: fede, speranza, carità. Il cimitero protestante fu fondato dalla comunità svizzera. Era preesistente nel quartiere di Carignano fin dal 1782 e poi trasferito a Staglieno nel 1888 su concessione del comune di Genova. Tra le tombe, di puro stile romantico ottocentesco, si incontra la croce celtica, adornata da un tralcio d'edera, della moglie di Oscar Wilde, l'irlandese Mary Constance Lloyd, scrittrice e giornalista. La donna decise di riposare a Genova, città di cui era profondamente innamorata e presso la quale trovò spesso rifugio dopo la separazione del poeta, e dove in seguito si trasferì in pianta stabile. Qui trovò la morte nel 1898, a seguito di una complicazione post-operatoria. L'ingegnere inglese Benjamin Whitehead è ritratto vicino ad un banco da lavoro, con tanto di morsa, e con ai suoi piedi la raffigurazione di un motore a vapore da lui inventato.
Affianca a lui la consorte, Julia Morrison Bentley. Le opere sono tra le più significative testimonianze dell'iperrealismo borghese. Pizzi, trasparenze, abbigliamento e fedeltà fisionomica rappresentano al meglio il virtuosismo dell'artista Lorenzo Rengo. Monumento dedicato ai caduti dispersi e quindi senza croce. Crux ab est, Christus ad est. La croce non c'è, ma Cristo c'è. Quella di Caterina Campodonico, meglio nota come la venditrice di noccioline, è sicuramente l'opera più famosa e amata del cimitero di Staglieno. Caterina è una donna di umili origini, nata nel 1804, cresce senza istruzione ed inizia a lavorare fin da giovanissima come venditrice di reste, le collane fatte appunto con le noccioline e i canestrelli tipici della Liguria. Separatasi da un uomo violento e dedito all'alcol, secondo le leggi dell'epoca si vede costretta a versargli 3.000 franchi in quanto è lei ad abbandonare il tetto coniugale. In seguito si ammala e solo in questo caso capisce di essere davvero sola. I parenti si contendono la sua piccola eredità al posto di occuparsi di lei. Ripresasi, deciderà di non lasciare nessun risparmio a quei parenti meritevoli e tanto avidi e di utilizzarli piuttosto investendoli nella sua tomba, anche per essere ricordata dai posteri e guadagnarsi una preghiera da che si trovasse a passare davanti alla sua statua. L'opera dello scultore Lorenzo Rengo porta un'iscrizione dialettale di Giambattista Vigo che recita: vendendo collane e ciambelle all'Acquasanta, al Garbo, a San Cipriano, col vento e sole e con acqua a catinelle, per assicurarmi un pane nella vecchiaia, fra i pochi soldi mettevo via quelli per tramandarmi nel tempo. Mentre sono viva e son vera portoriana, Caterina Campodonico, la paesana, 1881. Da questa mia memoria, se vi piace, voi che passate, pregatemi la pace.